la temperatura del motore, ok, sono denominati come A e B. Ruotando la rotella in un senso piuttosto che nell'altro, Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati e benvenuti sul canale. Oggi sono qui per parlarvi di questo prodotto CPMC CarPlay Motorcycle. Questo è il nome di questo prodotto. Mi è arrivato giusto un paio di giorni fa. È un accessorio CarPlay, ovviamente per moto, con abbinato dei sensori di pressione. Il display è da 7 pollici e si chiama B7. Andiamo ad aprire la confezione, togliamo il coperchio e voilà. Qui c'è il CarPlay, qui sono i due sensori di pressione con apposita chiavetta, qui c'è un cacciavite, poi vedremo a cosa serve, e l'immancabile libretto di istruzioni. Il display, come dicevo, è da 7 pollici e all'interno di questa confezione in plastica questo è il display. Ovviamente sullo schermo c'è la protezione, eccola qui, rimossa, che ovviamente è possibile comandare tranquillamente dalla rotella posta alla sinistra del manubrio del GS. Adesso però la prima cosa che voglio fare con voi è montare i sensori di pressione. I sensori di pressione ovviamente sono denominati come A e B. A, che è quello frontale, front, e poi c'è il B che è rear. Quindi questo va in quello posteriore, quindi svitiamo il cappuccio della valvola, andiamo ad avvitare questo dado. Quindi la prima cosa da fare è andare a inserire questo dado sopra la valvola. Facciamo così. Avvitiamo il cappuccio, ok, andiamo a fondo corsa e poi non faremo altro che mandare in battuta il dado contro il cappuccio che abbiamo appena inserito. Per serrare tutto quanto ci aiuteremo con questa chiave data in dotazione. Quindi faremo ruotare il dado nel senso inverso al cappuccio in maniera da mandarlo in battuta. Ok, quello dietro è fissato. Adesso andremo a fare lo stesso lavoro al pneumatico anteriore. Per quel che concerne il pneumatico anteriore, stessa storia. Si toglie il cappuccio, si mette questo dado sulla valvola. Ovviamente io trovo un po' di difficoltà perché devo illuminare con la luce la valvola, quindi sono un po' in una posizione scomoda, diciamo così, ma comunque si fa. Si manda il dado, ok, vite messa, dado front, mettiamo il cappuccio della parte frontale sulla valvola, inevitabilmente uscirà un po' d'aria, ma non è la fine del mondo, male che va, quando si gonfiano le gomme si gonfiano un po' di più e poi con la chiavetta, come abbiamo fatto per quello posteriore, si prende il dado che abbiamo appena messo e si manda in battuta sul cappuccio che abbiamo appena inserito. È fatto, e anche questo è montato, quindi abbiamo montato sia la valvola anteriore che quella posteriore. A questo punto non resta che aprire l'archetto della predisposizione del GS, poggiare l'apparecchio qui sopra, chiudere 1, 2 e togliamo la chiave e voilà, e questo è fatto. Adesso non resta che spegnere la luce e accendere il GS. Ok, diamo fuoco alle polveri, accendiamo il GS. CPMC CarPlay Motorcycle, eccola qua. La schermata è molto simile, per non dire uguale, a quella dell'AOC. Non mi chiedete perché, ma la differenza è che al centro qui c'è scritto CPMC e in quell'altro c'è AOC, ma la schermata è praticamente la medesima. Anche i colori sono gli stessi. Usando la manovella di sinistra andrò a spostarmi sulle varie videate. Qui abbiamo bar anteriore e bar posteriore e possiamo anche scegliere in PSI, front e rear. Qui possiamo mettere degli alert, in questo caso è già messo di default 3 bar e 2 bar, se sali oltre 3 bar si accende l'alert, se scende sotto 2 bar si accende un altro alert, ma è assolutamente personalizzabile. Cambiamo schermata e siamo arrivati qui vediamo la marcia, neutral, i giri motore, la velocità, e qui vediamo anche i giri motore qui sotto, qui vediamo la media dei chilometri orari, la temperatura del motore, l'angolo di piega, la temperatura ambientale, la carica della batteria,
barra anteriore e bar posteriore. Cambiando ancora schermata, andiamo in quest'altra maschera, marcia, velocità media, velocità del mezzo e data del prossimo tagliando entro il 27 luglio 2026, ma in realtà dovrò farlo tra una settimana circa perché siamo arrivati già. Temperatura 16 gradi e qui i chilometri che mancano per il prossimo tagliando, 500 chilometri, la carica della batteria e l'angolo di piega e i chilometri orari, la velocità. Ok, queste sono le maschere. Qui possiamo andarci a impostare la illuminazione, che possiamo impostare sia manualmente piuttosto che automatico. Qui così è manuale, se invece ci clicco sopra la lascio automatica. In quest'altro pulsante qui ci riporta la home. Questo qui vediamo le impostazioni, pulsante ausiliario, lo screen off, 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, lo lasciamo off, e l'illuminazione abbiamo detto che la lasciamo automatica. Abbiamo detto la pressione dei pneumatici, ecco qui, bar PSI, ecco qui gli possiamo mettere i vari allarmi. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Low, ti direi, accenditi low se arrivi a 1,9 e accenditi high e accenditi se arrivi a 3,4. Quindi se sale sopra 3,4 mi avvisi, se scendi sotto 1,9 mi avvisi pure. Qui abbiamo ovviamente pneumatico anteriore, pneumatico posteriore, da questo lato sinistro abbiamo i bar, da questo lato destro abbiamo la temperatura. Torniamo indietro, qui è il time, accendiamo on, qui in realtà siamo a più. Allora, aspetta che mi ha cambiato il coso, cazzo ho messo la lingua russa, aspetta usciamo da qua, lingua torniamo in inglese, va, inglese, ok, il timer siamo a +2 ed è giusto, lasciamo on, i chilometri piuttosto che miglia, torniamo indietro, clear connection, puliamo le connessioni, no, facciamo off, e poi qui sotto abbiamo formattazione della scheda che in questo momento non c'è, l'impostazione di fabbrica, restore factory setting, quindi rimpostiamo le impostazioni di fabbrica, no, e mi dà le informazioni sulla versione di software che c'è all'interno. Questo è quanto. Adesso mi armo di cellulare e andiamo ad attivare Wi-Fi e Bluetooth. Ecco qui, mettiamo in una funzione cerca e andiamo a cercare, eccolo qua, B759 abbina, consenti, quindi tra qualche secondo dovremmo vedere tutto quanto abbinato. Vedo che il simbolo verde del Bluetooth è già attivo, quindi qualche secondo e dovremmo tranquillamente esserci. Eccoci qua, abbinato con il mio cellulare. Quindi adesso qui ho tutto ciò che ho sul mio cellulare. Le icone ovviamente si possono personalizzare. Questo pulsante qui è quello che fondamentalmente tornando nella home possiamo far sparire, quindi io quello non lo voglio per dire tra le scatole. Vado nella home, torno nella home tengo premuto verso la cloche, torno nella home, eccoci qua, vado nelle impostazioni, auxiliary button close, torniamo nell'impostazione del cellulare e vedete che il tasto ausiliario è sparito. Qui abbiamo le impostazioni, qui abbiamo la musica, qui abbiamo le maps, diciamo Google, qui c'è la carica della batteria, in alto c'è l'orario e ci sono gli avvisi. Allora, mi sembra che tutto funziona alla perfezione, mi sto muovendo tranquillamente con la rotella, salendo e scendendo vado a selezionare quelle che sono le icone che mi interessano e praticamente con la cloche verso destra o verso sinistra cambio le schermate. Se volessi invece di contro tornare in quella che è la modalità del cellulare di navigazione, faccio così e sono tornato di qua. Ruotando la rotella verso destra o verso sinistra vado a selezionare la funzione che mi interessa, con la rotella verso destra praticamente centro dentro. La rotella funziona alla perfezione, l'unica cosa che manca da fare a questo punto è la prova su strada, però per quella direi di farla domani perché in questo momento, come vedete sono le 7:15, è buio, voglio farla con la luce, quindi la farò domattina anche perché mi devo vestire in maniera adeguata per andare in sella, quindi a questo punto
domattina faremo la prova su strada e vi dirò com'è dal vivo. Vi dico che 7 pollici è un gran bello schermo, non dà neanche fastidio per uno come me che ha la strumentazione analogica. Per chi ha il TFT forse un po' potrebbe andare a coprire il TFT, ma io il TFT non ce l'ho, quindi per quel che mi riguarda la grandezza del monitor 7 pollici è estrema roba. Se vedete lampeggiare la spia dei sensori di pressione della moto è perché, come dicevo, ho i sensori entrambi scarichi, quindi è normale che sia così. Tra qualche giorno cambierò i pneumatici e anche quella spia sparirà. Non resta che fare la prova su strada. Allora ragazzi, innanzitutto vi dico che per accoppiare i sensori, i miei non erano accoppiati, per accoppiare i sensori la procedura è estremamente semplice. Che cosa si fa? Prima cosa da fare è rimuovere il cappuccio che abbiamo montato poco fa, che contiene all'interno la batteria, poi si va in impostazioni, pressione pneumatici e si fa start matching. Una volta che fa start matching si inserisce il cappuccio. Come si inserisce il cappuccio? Esce quel poco di aria che basta per accoppiare il sensore di pressione e poi praticamente la medesima operazione con start matching si va per il sensore posteriore. A questo punto avete accoppiato tutti e due i sensori di pressione. Ok, a questo punto siamo pronti per partire. Hey Siri, portami a Bereguardo. Ottengo le indicazioni per Bereguardo. Ok, eccole qua. Le indicazioni per Bereguardo sono qui. Ehi Siri, portami a Pavia. Ottengo le indicazioni per Pavia. Ok, go, siamo pronti. Alla fin fine poi questo pulsante qui l'ho reinserito perché è estremamente comodo. Questo pulsante qui vi consente con un clic di andare o alla home oppure di regolare l'intensità nel caso voi l'aveste manuale. Noi abbiamo quella automatica, quindi in questo caso a noi non serve. Con la rotella, ruotando la rotella in un senso piuttosto che nell'altro, vado come sempre a intercettare quelle che sono le applicazioni che mi interessano. Se volessi sentire la musica, ho selezionato già la musica, con la rotella verso destra tact, entro dentro, seleziono il brano. In questo momento c'è quella di Ben Hill Show, che c'ho la classica, ce n'ho pochissime in libreria. Seleziono l'icona che mi interessa della musica, eccola qua, play, entro dentro e magicamente è partita la musica. La vogliosi stoppare, tasto verso destra, stoppo, tasto verso sinistra, esco da questa configurazione. Se decidessi di tornare in Maps, eccoci qua, faccio così e sono tornato alle informazioni del navigatore. Le informazioni sono estremamente chiare all'interno del casco, ho dovuto fare altro che collegare il cellulare al casco e praticamente il cellulare al CarPlay Motorcycle. Le dimensioni del 7 pollici non vanno minimamente a interferire con quelle che sono le informazioni del display della moto. L'unica fetta che mi va a togliere è il range di giri tra i 4000 e gli 8000 giri, ma quelle informazioni le potrei prendere sia dal CarPlay o comunque non sono informazioni che sono fondamentali per quello che riguarda l'utilizzo che faccio io. Se volessi uscire da questa maschera e andare in quella generale della moto, informazioni della moto, sufficiente tenere la rotella un paio di secondi verso destra, sono uscito ed eccoci qua. Altra cosa, non so se sia un bug o se è voluta la questione, su qualsiasi pagina voi siete, mettiamo che siete qui, toccando il pulsante info dei comandi di sinistra, magicamente tac, tornerete sulla pagina principale. Qui trovo sulla sinistra le informazioni relative alla velocità. Sto andando a 70 km/h, me lo dice sia da questa sezione qui ma anche da quest'altra. La pressione dei pneumatici 2631, tra il contachilometri e le informazioni sulla pressione dei pneumatici è presente una bussola. In alto a destra c'è la connessione wifi, in basso a sinistra c'è il segnale GPS, ancora più in basso abbiamo l'icona dei sensori di pressione che in questo momento sono attivi ovviamente. Adesso facciamo la rotonda. Qui non viene nessuno, ok, ci possiamo andare in mettere. Se volessi cambiare videata di informazioni vado tact, quarta marcia, sono a circa 1500 giri, 78 gradi la temperatura del motore, 157 km di autonomia, l'angolo di piega ovviamente su questa versione come sappiamo non funziona, la temperatura esterna è di circa 10 gradi, la carica della batteria 14.1 e anche qui mi trovo sempre la pressione dei pneumatici 2631. In alto c'è l'orario 10:17 e anche in alto a sinistra mi trovo comunque i giri motore, quindi i giri motore me li trovo 1, 2 e 3.
Anche qui sotto la indicazione della velocità a numero, diciamo 54 in questo momento, qui in basso comunque mi segna i giri motore. Volessi cambiare ancora maschera, tac, faccio così, in alto c'è sempre l'orario, quinta la marcia, 2003 sono i giri motore, 46 km/h è la media, 2,7 bar anteriori, 3,1 bar posteriori, 14,1 voltaggio, 10,76 la temperatura della moto, 156 km di autonomia. Basso a sinistra sono i chilometri totali del mezzo, 29 luglio 26 dalla prossima data in cui scade il service, e qui sono i chilometri mancanti al service. Cambio ancora maschera e qui mi trovo praticamente pressione dei pneumatici 2,7, 3,1, i bar piuttosto che in PSI, e qui ci sono i due allarmi che l'avevo impostato, 3,4 anteriore, 1,9 il posteriore. Alle impostazioni dei sensori di pressione, come vedete, la temperatura della ruota anteriore è di 11 gradi, la temperatura della ruota posteriore è di 15 gradi. Inevitabilmente il navigatore mi sta parlando e mi sta dicendo di girare perché gli avevo detto di andare a Pavia e sto andando da tutt'altra parte, ma quello che mi interessava testare in questo momento sono le funzioni di questo apparecchio, che funzionano alla perfezione. Questi colori qua sono estremamente rilassanti, soprattutto di notte, e di giorno diciamo che si vedono perfettamente. La dimensione è generosa, ma vi devo dire che è tanta roba avere un 7 pollici. Il 6 probabilmente è quella ideale, però io preferisco il 7 perché mi rende molto più semplice il tutto. E su quest'altra videata, un'altra cosa estremamente interessante, abbiamo la spia della benzina, che in questo momento è verde perché benzina ce n'è. Abbiamo gli indicatori di direzione, destra e sinistra, posso tranquillamente attivarlo perché dietro di me non ho nessuno. Indicatori di direzione che però non funzionano come in questo caso se io metto le 4 frecce. Se metto le 4 frecce loro non riconoscono le 4 frecce. Sempre su questa maschera qui ho altre informazioni estremamente interessanti, che sono la ripartizione di frenata, quindi se faccio un click leggero con il freno anteriore si accende l'icona sulla sinistra, se faccio una pressione più energica si attiva anche quello di dietro, quindi c'è la ripartizione di frenata che me lo riporta anche sul display. Come dico sempre, non fate quello che faccio io, ma nel caso in cui foste interessati a questa tipologia di apparecchio vi ricordo che ho un codice sconto del 22%, vi lascio il link sia in sovrimpressione sia in descrizione, vi rimanda direttamente al sito del produttore e se utilizzate il link verrete riportati direttamente sul sito del produttore, che al momento del checkout vi applica già lo sconto. Diversamente vi lascerò il coupon, il codice sconto, che potrete inserire sul sito del produttore nel caso in cui non entraste da questo link. Vi lascio uno e l'altro, non è che si sommano gli sconti, lo sconto è sempre quello. Questo tipo di accessorio è estremamente utile, utilissimo, per chi utilizza il cellulare come metodo di navigazione. Se voi siete tra quelli che non utilizzate il cellulare come metodo di navigazione, allora un apparecchio simile è semplicemente uno sfizio. Nel caso in cui invece voi utilizzate il cellulare come navigatore, questo è un accessorio che sicuramente fa la differenza. È assolutamente impermeabile, IP67. Il cacciavite che vi ho fatto vedere all'inizio serve per aprire lo sportellino posto alla base dell'apparecchio, dove è possibile eventualmente inserire una SD. Vedete orari differenti, 10:51 sul CarPlay e 11:51 sulla moto. Non c'è nessun tipo di problema, che semplicemente questa notte è cambiato l'ora, siamo andati un'ora indietro, quindi il CarPlay ha l'orario aggiornato, la centralina della moto ancora no, perché non ho ancora collegato il navigatore. Ma in cui collegherò il navigatore, il satellite darà le informazioni corrette alla centralina e magicamente anche la moto prenderà come orario 10:52. Lo dico perché sicuramente ci sarà qualcuno attento che mi farà notare, ma i due orari sono diversi semplicemente perché oggi è 26 ottobre, come vedete. Questo video lo vedrete tra qualche settimana, quindi ecco il motivo del tutto. Mi spiace molto non essere un fan del cellulare, sono un amante del navigatore e delle funzioni della navigazione, ma se il Navigator 5 avesse questa nitidezza e questa dimensione sarei estremamente contento, perché è tanta roba. Ragazzi, che dire, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.